Good morning! Lo dico in inglese perché in macedone non lo so come si dice, o meglio abbiamo tentato di googolare, di capirlo, ma è impossibile. È impossibile. Allora c'è un dobra. Dobra è la parola per dire buon, però non mi ricordo giorno come si dice. Io dico Calimera, visto da sono stato tanto in Grecia. Fede è rimasto in Grecia. Buongiorno, a parte gli scherzi. Allora, ci stiamo spostando dal parcheggio dove abbiamo dormito. Oggi fortunatamente c'è il sole, si sta bene. Giornata, diciamo, di servizi. Ogni tanto capitano anche quelle, quindi dobbiamo fare l'acqua e soprattutto dobbiamo fare la spesa. Così curiosiamo anche in un supermercato locale, perché ancora non ci siamo andati, e abbiamo il frigo che piange. Quindi visto che mangiamo, e come avete visto nei video precedenti mangiamo parecchio, no, ora via, mangiamo parecchio no, diciamo mangiamo 3 volte al giorno come mangiate voi, come tutti. Sembra che stiamo sempre a mangiare, ma noi condensiamo le registrazioni sul cibo, diciamo così, perché ci piace. Poi una volta fatti questi servizi essenziali cerchiamo un posticino un po' più tranquillo e passeremo lì la giornata. Abbiamo deciso poi di visitare la capitale Skopje domani, tutto il giorno pieno, senza fare servizi, così ce la gustiamo tranquillamente. E qui vedete che sventola su fondo rosso l'aquila. Questa è la bandiera albanese, quindi come per il discorso di ieri della comunità turca, qui c'è la comunità albanese che è molto presente come percentuale nello stato della Macedonia del Nord. E pensate che abbiamo letto che l'albanese in alcune zone del paese è ufficialmente una lingua riconosciuta, quindi una buona parte della popolazione parla anche l'albanese. Sono gli gnocchi della De Cecco, però qualche gnocchetto qui ci starebbe bene, le tagliatelle Aurelia, tortelloni, qui c'è un sacco di roba, bello caldo, c'è un sacco di varietà di pane. Qui abbiamo il plum cake senza conservanti, senza coloranti, in italiano, goccioloso. Qui abbiamo tutte le uova con la bandiera della Macedonia, quindi sono la Macedonia. Insomma, sono fatte in Macedonia. I prezzi si fa sull'euro e 20, euro e 30. Di prosciutto. Qui ci sono i salami, 2,35 sono 3,83 euro, ne proviamo uno. Sono belli forniti in questo supermercato, guarda quanta roba. Sono tantissimi banchi di tutti i generi, ma gigantesco. Sta scritta incomprensibile, significa merluzzo. Reparto pizze, abbiamo anche la famosa pizza con i peperoni. Qui abbiamo anche il tonno rimare, 395 sono 6,38 euro per queste 3 scatolette, un po' tanto. Qui c'è anche l'alce nero, abbiamo i ceci e le lenticchie che erano mesi che non le trovavamo in giro da nessuna parte, quindi i pisellini della Bonduelle, e abbiamo anche i fagioli borlotti, attenzione. Qui siamo al reparto olio, tutto olio di girasole. Qui abbiamo tutte le marmellate tipiche della Macedonia e qui ci divertiamo un po'. I prezzi vanno sui 93, 100, 1 euro, ma costano poco, Sì. Perché 93 sono 1,50 euro. Le birre tipiche, proviamo una Croncio e la Zlatenvart. Prendiamole in bottiglia che sono migliori. Proviamo le 2 birre tipiche macedoni, queste qui. Qui abbiamo tantissimi vini, tutti con la bandierina della Macedonia. Guarda, questo 6.708. Potrebbe provare una bella bottiglia. Che sta imbarricato. Qui attenzione, abbiamo questa bottiglia di Davina, costa 6.700 macedoni che sono 110 euro. Uve Syrah e questo è Vranek. Anche la birra Dark ci abbiamo. Guardate qua che bottiglione, 7.000 dinari. Abbiamo anche le crocchette per i nostri amici pelosi. È in italiano questo. Ed è in italiano, miglior cane. Sì. 4 kg, quindi bel pacco,
Immancabile anche la pasta Barilla, 78 quanto sono? Sono meno di €1. 70 sono €1,14, quindi €1,20 un pacco di Barilla. C'è anche la pasta riscossa, ma questa è fatta in Puglia, Davvero? Eh sì. Eh sì, ma La Divella. falle, i fusilli, ce n'è tanta. Tantissima selezione di marche anche italiane. Benissimo, siamo di nuovo dentro Charlie. Abbiamo fatto 2 borsate, una l'abbiamo già svuotata e messa nel frigo. E abbiamo speso 3.400 dinari macedoni, esatto, Sì, esatto. che sono circa €55. Sì, più o meno, diciamo, In linea, vero? in linea anche con la Grecia. Forse da noi a casa nostra spendevamo in Italia di più. Diciamo in linea con la Grecia, anche perché è un supermercato grande, questo Vero, che credo che stia per Veropolus, qualcosa del genere, che ha marchi anche italiani per farvi capire, tantissimi. a Barilla, al Cenero, alla Nutella, tutti questi marchi qui. Quindi ovviamente questa roba costa di più. Però non più di tanto, siamo in Sì, linea, vabbè. leggermente Sì, di più. diciamo per essere in Macedonia del Nord, insomma, sono a prezzi abbordabili. Però ecco, se comprate la roba locale, capendo nel cirillico cosa state acquistando, i prezzi sono medio-bassi. Salto! Ogni tanto ci fanno saltare, capitano questi dossi non segnalati e Charlie fa yuhu! Tutta la spesa sarà saltata in aria perché non l'abbiamo ancora messa via. È Sì. sempre nei sacchetti, lo faremo ora nel parcheggio appena arrivato. Effetti. Siamo in una frazione qui di Skopje e passiamo proprio sotto a 2 super minareti molto scenici, diciamo così, molto particolari. Ora ve li inquadro con una moschea. Questa è la moschea, non so se si vedono. Guardate che roba! Abbiamo visto sulla mappa che pochi chilometri, ma veramente pochi, fuori dal centro di Skopje c'è questo canyon, perché come sapete la parte circostante è montuosa, quindi da un lato c'è quella collina con quella croce che vi dicevo ieri e da quest'altra c'è questa montagna più alta che forma, con una gola stretta, forma un canyon, si chiama Canyon di Matka e promette esserci un viewpoint, un punto d'osservazione del canyon molto interessante. Ora vediamo se dice il vero. Ci dovrebbe essere un parcheggio, è lì che vogliamo andare. Troviamo il cartello che è un po' scritto, ma c'è scritto Canyon Matka. E questo, signori miei, è il famoso nonché mitico fiume Tresca. Ve lo ricordate? È il fiume che abbiamo costeggiato per diversi chilometri e che ci ha, diciamo, fatto compagnia per tutte le vallate e quella strada veramente infausta che abbiamo preso su per i monti e ha formato quella specie di laghetto, più di uno anzi, che abbiamo, diciamo, costeggiato tramite quella strada che abbiamo fatto, Bella insidiosa. Mamma. Ma sul fiume c'è anche la tribuna e ci sono tutti dei paletti come se facessero delle sì, gare sì. olimpioniche Con con delle canoe, pensiamo. Vedete tutti i paletti con i numeri e poi qui c'è anche una specie di rapida con le cascatelle e qui ci sono le tribune per vedere lo spettacolo. Bello, ci piace. Allora direi di passare la giornata qui. Ora c'è anche la fontanella con l'acqua corrente, vedi? Deve essere anche buona da bere. Bella aria che si respira, Una bella aria polmoni, frizzante. perché è montagna, quindi saremo 700-800 metri, siamo un po' saliti. Non lo so, ma l'importante è che ci sia il sole. L'importante è partecipare. Esatto. Vieni. L'area picnic sul fiume con tanto di ponticino per passare di là. Là ci sono tutti i sentieri da fare. Guarda che luce c'è ora, mamma mia che bello. Ma noi niente sentieri trekking, abbiamo mangiato, abbiamo lavato piatti, abbiamo sistemato Charlie, ci siamo riposati un pochino e ora rientriamo in città perché
il nostro intento è di visitare la capitale Skopje, non oggi ovviamente, nel pomeriggio ci rimane poco tempo, ma da domani mattina. Quindi abbiamo individuato un parcheggio, diciamo così, più cittadino, perché quello dove abbiamo dormito stanotte era circa 3 km 4 dal centro. Invece, sempre con l'ausilio di Park4Night, abbiamo trovato un parcheggio che è circa 1 chilometro dal centro e ci sembra insomma adatto, quindi vogliamo andare lì, così dormiamo lì e domani mattina siamo pronti per il city sightseeing. Non ve lo perdete, continuate a rimanere connessi. Ciao, guardate qui che abbiamo. Prima di andare via vi diamo qualcosa da mangiare. Venite qua, venite con noi. Vieni, venite, vieni. Abbiamo il sacchetto nuovo e quindi guarda, siamo già tutti qui che aspettano. Sì. Arriva. Aspetta un attimo. Anche per te, ora arrivano. Vai, mangiate tutto. E anche i pelosi hanno mangiato, però vi facciamo vedere anche in che condizioni è il fiume. Noi non abbiamo parole. Guarda i lavori. Si può buttare tutta sta roba nel fiume? Spazzatura ovunque, che peccato. Diamo una nota positiva, abbiamo fatto il pieno a 1,10 €. Positivissima Questa è la cosa più positiva, almeno guardate, vediamo un velo pietoso su tutto il resto. E buongiorno ragazzi, eccoci qui a Skopje. Ci troviamo dinanzi al fiume Vardar che la attraversa in due. Davanti a noi abbiamo la fortezza di Skopje e dietro il centro storico. Qui alla nostra destra c'è questo ponte, ma abbiamo visto che più avanti c'è un ponte pedonale, quindi noi attraverseremo il secondo ponte per andare a visitare la cittadina. Che cittadina? La capitale. La capitale della Macedonia. Noi tutte cittadine. Vabbè, è una capitale, uno quando pensa alle capitali pensa a chissà quanti milioni di abitanti. In realtà questa città conta circa 600.000 abitanti e come quota siamo intorno ai 250 metri sul livello del mare. Anche se non è alta la quota, stamani è freschettino, ci siamo un po' intabarrati, come diciamo noi, si capisce, perché si è alzato un vento freschetto. Però siamo fiduciosi, dai, c'è il sole, un bel cielo azzurro, guardate. Una bella passeggiata, vi portiamo in giro per questa città che ha tanto da offrire, almeno così dicono, anche se la definiscono la capitale più kitsch del mondo. Ha questa definizione perché ha subito, diciamo così, un progetto di restauro che è partito dall'anno 2010, che è stato soprannominato Skopje 2014, con l'intento di rivalorizzarla e dal punto di vista anche architettonico soprattutto, anche perché veniva da un periodo un po' nefasto, un periodo bellico e soprattutto un terremoto molto forte, devastante, nell'anno 1963 l'ha quasi rasa al suolo. Quindi diciamo questo progetto prevedeva la riedificazione, la sistemazione di alcuni edifici, l'abbellimento per altri versi, però a detta di alcuni critici dell'arte eccetera eccetera è diventata la capitale più kitsch del mondo. Hanno un po' esagerato, hanno calcato la mano. Forse, ora noi faremo un giro, lo scopriremo e poi valuterete voi stessi, insomma, se è veramente kitsch o meno. Macedonia del Nord abbiamo detto, ma Macedonia del Nord
si chiama soltanto da pochi anni, perché prima si chiamava Repubblica di Macedonia. Però questo nome non stava bene alla vicina Grecia, alla confinante Grecia, perché la Grecia stessa ha il territorio a nord che si chiama appunto Macedonia. Una regione. La regione, un territorio, una regione piuttosto vasta che confina appunto anche con la Repubblica di Macedonia, e la Grecia non ha tollerato questa assonanza con il nome. Quindi c'è stata una disputa che è durata diversi anni e si è sanata soltanto nel 2019, quindi piuttosto recente, con un accordo scritto che si chiama l'accordo di Prespa. Prende il nome dal lago, il lago a sud che appunto vede le due nazioni confinanti, quel lago che poi abbiamo visto anche noi, e diciamo lì l'attuale Repubblica di Macedonia del Nord ha messo l'appellativo del Nord al nome stesso, proprio per diversificare, diciamo così, il nome, per far intuire qual è la nazione con capitale Skopje appunto, e ha accontentato i signori di Atene, diciamo così. E allora percorriamolo questo fiume. Laggiù vediamo il ponte, sembra un ponte pedonale, mentre qui c'è il ponte per le macchine. Anche questo è comunque pedonale, quindi potremo fare entrambi. Qui ci sono anche dei leoni. Un po' squadrati. Sì, un po' squadrati, e alla nostra sinistra il castello. Alla fine abbiamo optato per il primo ponte che era più vicino, e soprattutto perché ci sono questi leoni. Volevamo vederli da vicino. Il nome impronunciabile del ponte ha un nome assurdo e non mi ricordo, però si gode una bella vista da qua. Da qui si vede bene il castello, la fortezza. E là lo stadio che abbiamo visto con Charlie ieri. Lì lo stadio che abbiamo visto dalla strada ieri, e Charlie praticamente è qua dietro, qui dietro. Mentre cerchiamo di raggiungere il centro vi facciamo vedere anche le targhe di queste macchine. Alcune hanno la scritta MK, mentre altre hanno la scritta NMK. Qui si vede meglio. E poi c'è la targa SK che indica Skopje. Però appunto c'è questa differenza tra Macedonia da sola e Nord Macedonia, perché appunto questa disputa risale al 2019, quindi a pochi anni fa. Quindi le targhe più recenti hanno la triplice lettera. Hanno aggiunto la N davanti. La cosa fantastica è che qui le macchine, gli automobilisti si fermano tutti per farvi passare. Fa vedere. E guardate questi autobus stile londinese, a due piani. Per certi versi sembra di essere a Londra, perché ci sono tutti gli autobus a due piani, poi rossi. Sì. L'unica differenza è che non hanno la guida a destra. È vero. Quindi non sono di importazione. No. Qui stiamo notando una cosa curiosa, un'agenzia di viaggi che però ha tutti i prezzi esposti in euro di tutti i viaggi, la Turchia, la Grecia, questa è Hurghada in Egitto. Come mai? Strana. Non lo so, abbiamo letto che vuole essere annessa la Macedonia del Nord alla comunità europea, però insomma ancora di fatto non lo è, quindi tutti i prezzi sono in dinaro macedone. Questa è la prima vetrina che vediamo in euro. Forse vogliono abituare gli abitanti ai nuovi prezzi. Se sapete la motivazione scrivetecela. Qui notiamo tantissime statue. Qui c'è il nome che è impronunciabile, tutto in cirillico. Più che impronunciabile direi proprio illeggibile. Illeggibile anzi, più che impronunciabile, giusto. Alla nostra destra abbiamo il Palazzo di Giustizia, ma noi ora cerchiamo di raggiungere un luogo iconico.
Eccoci arrivati in questo luogo, ragazzi, emblematico, direi, userei questo aggettivo. Siamo proprio di fronte alla casa museo di Madre Teresa di Calcutta. Direi che non ha bisogno di molte presentazioni. Vi voglio giusto raccontare in breve il significato di questo luogo, più che altro. Lei è nata proprio nella città di Skopje nell'anno 1910 da 2 genitori di origine albanese. Si erano stabiliti qui, quindi lei ha passato, diciamo, la sua infanzia proprio qui. Ovviamente non si chiamava Madre Teresa, ma aveva un altro nome che vi assicuro è impronunciabile, è molto difficile da pronunciare, quindi non mi ci perdo. Però ha iniziato subito, ha capito subito che la sua vocazione era quella, diciamo, del Signore, dei voti e della chiesa. Proprio qui dove sorge la casa museo c'era una chiesa dove si dice che Madre Teresa abbia ricevuto il battesimo e dove si dice anche che abbia pianto suo padre che è morto giovane. Come vi dicevo, non ha bisogno di grosse presentazioni perché tutto il mondo sa le opere di beneficenza, di pace, di abnegazione per se stessa in favore degli altri. Addirittura tutto questo gli è valso il premio Nobel per la pace nell'anno 1979 ed è l'unica cittadina macedone ad aver ricevuto un premio Nobel. Ha aiutato poveri, lebbrosi, affamati, si è svestita dei suoi panni indossando soltanto quello che è un saio bianco riconosciuto, quello che vedete nella foto, con queste strisce azzurre. Si dice che l'avesse scelto soltanto perché erano le stoffe che costavano di meno al mercato, perché lei ogni volta si è prodigata a cercare aiuti per tutti e le dava ovviamente ai più bisognosi. Ha capito subito che la vocazione, la sua strada era quella, ha preso i voti, si è battuta per tutti quanti negli anni, addirittura è voluta andare ovviamente in India, è andata a Calcutta e lì è andata nei borghi più malfamati, ha chiesto alla sua congregazione religiosa di poter vivere nello stesso letto, nella stessa situazione di povertà anche per strada con le persone lebbrose e affamate. Le sue allievi, discepoli hanno capito questo suo moto di aiuto verso gli altri e l'hanno aiutata. Grazie agli aiuti di queste sue allieve si è battuta per tanto tempo, ha fondato una congregazione inizialmente piccola, l'ha chiamata le missionarie della carità, poi con gli anni si è sviluppata e è stato un lascito enorme per la pace nel mondo perché questa congregazione ha preso piede, diciamo, si è sviluppata in vari continenti, addirittura in America del Sud, in Africa, in Asia, abbiamo in Italia, quindi ha avuto appunto un'espansione notevole. Oltre al Nobel per la pace, nell'anno 1991 da parte di Papa Giovanni Paolo II ha ricevuto il premio per la pace. E quindi non ci resta che entrare dentro la casa museo, sperando che sia aperta. Ora andiamo a sentire se ci fanno entrare. Saliamo questa scala e andiamo a visitare il museo interno.
Qui abbiamo anche la copia del premio Nobel del 79. Qui abbiamo una foto di quando c'è stato il funerale di Madre Teresa di Calcutta, avvenuto a Calcutta nel 1997, il 13 settembre. Lei è morta il 5 settembre e le sue spoglie si trovano proprio nella missione che lei ha fondato a Calcutta, della Congregazione delle Suore della Carità. È molto toccante vedere tutte queste fotografie con tutta l'opera di bene che ha fatto nella sua vita. E in tutte le foto si vede una felicità negli occhi di questa donna incredibile, veramente commovente. Qui abbiamo le foto della madre e del padre e la foto di famiglia. Qui con la regina Elisabetta. Abbiamo anche la foto con il Dalai Lama. Qui abbiamo il pannello con tutta la storia di Madre Teresa, che per finire è stata dichiarata santa il 4 settembre del 2016 da Papa Francesco.